Amici e amiche di Play with Prince, oggi andiamo alla scoperta di un gioco che sta facendo parlare di sé come pochi altri, ovvero Blue Prince, titolo che ha ottenuto un incredibile punteggio di 92 su Metacritic con tanto di badge must play. Si tratta di un puzzle game investigativo in cui esploreremo una misteriosa villa in continua trasformazione per capirne i segreti, con lo scopo di avvicinarci sempre di più alla verità su una strana eredità lasciata da un enigmatico principe blu. Ogni run è diversa, tra atmosfere surreali, logica e narrativa ambientale. Ma cosa rende questo puzzle game di mistero e di investigazione così speciale da superare in punteggio persino titoli come Split Fiction e Monster Hunter Wilds? E soprattutto, potrebbe davvero aggiudicarsi il titolo di Game of the Year 2025? Beh, non resta che andare a scoprirlo insieme, quindi gente, let's play with Prince! Eccoci al menu ragazzi, come vedete è abbastanza spartano, abbastanza semplice e purtroppo come state notando il gioco non solo non ha la lingua italiana ma non ha nessun'altra lingua al di fuori di quella inglese, quindi per il momento c'è solo questa, ce la facciamo andare bene, poi magari chissà più avanti implementeranno altre lingue. Andiamo a fare subito una nuova partita, sono veramente curioso di scoprire questo gioco insieme a voi. E questo qui forse è il nostro principe blu? Herbert S. Sinclair. Ok, abbiamo un testamento di questo signore. È venuto a mancare, sta dettando un testamento che dà al proprio nipote Simon, figlio di Mary. È tutta la formula testamentaria, insomma, in tutto il mio pieno diritto, pieno possesso delle facoltà. La casa che lui possiede qui a Mount Holly. Quindi la richiesta è di far scoprire al nipote l'ubicazione della stanza 46 tra tutte le stanze del proprio maniero, della propria villa. Perché proprio questa stanza? Cosa nasconde di speciale? Se il mio pronipote in realtà dovesse fallire nello scoprire questa stanza, ok, non avrà diritto all'eredità. Quindi questa persona ha lasciato in eredità tutti i suoi averi al suo pronipote, mi pare di capire, a condizione però che troviamo appunto questa stanza 46. La premessa ragazzi è a dir poco interessante, poi il gioco si chiama Blue Prince, quindi da un prince all'altro, passatemi un attimino il paragone. Giorno 1. Lo stile grafico è particolare. Mi sa che il gioco è in prima persona, tra l'altro. Ok. Pad alla mano ragazzi, il gioco è disponibile sia per console PlayStation 5 che per Xbox Series X ed S e per PC, io lo sto giocando su PC, ed è quindi giocabile perfettamente sia con il controller che con mouse e tastiera. Io al momento lo sto giocando con il controller per vedere appunto fino a che punto è godibile anche in questo modo. Vedete, qui abbiamo una lettera ad aprire solo in caso della mia morte. Allora, Simon, benvenuto a Mount Holly. Potresti non ricordartene, ma ho dei bei ricordi delle tue tante visite qui da giovane e spero che queste stanze potranno meravigliarti, così come accade nei giorni estivi. Quando leggerai questo documento, immaginerò che sarai completamente consapevole dei miei ultimi desideri e dei dettagli del testamento. Per favore non confondere le mie intenzioni nel fatto che io ti stia fornendo questa sfida come una mancanza di fiducia. Ti assicuro che niente
mi è passato più lontano dal cervello quando ti ho scelto come mio erede. E ci sono delle regole addirittura, vedete che ci sta imponendo, no? Il nostro avo, e addirittura no tools or items, nessuno strumento oggetto può essere portato diciamo, dallo stabile al di fuori, quindi non possiamo portare nulla fuori. Ciò che viene poi trovato all'interno non può essere prelevato e non puoi permanere la notte. Vabbè, leggiamo molto velocemente, c'è anche un avviso finale. Non credere che le stanze che troverai oggi saranno le stesse stanze che troverai domani. Questi terreni mi hanno garantito una casa per l'ultimo mezzo secolo, anche se sono insicuro di quale stanze praticamente giacciono dietro una porta in particolare. Come diceva la tua nonna, non andare dove ti porta la strada, abbandona la strada principale per andare dove tu vuoi che ti conduca. Con il tutto il mio amore e i miei migliori auguri, tanta fortuna. Va bene. Allora, qui abbiamo quello che credo che sia un progetto che in inglese si chiama appunto Blueprints, ma no Prince come il titolo del gioco, come principe, ma Prints. Quindi credo che anche il titolo del gioco ruoti intorno a questa assonanza, no? A questo gioco di parole tra, appunto, vedete, Blueprint e Blueprints. Quindi abbiamo trovato il progetto della tenuta di Mount Holly. Quindi proviamo a premere grilletto destro e vedete abbiamo per il momento solo il progetto o comunque lo schema dell'entrata. Ah, poi c'era anche, vedete, l'opzione in basso a destra, Call it a day, significa insomma passare il giorno, che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Il nostro inventario è vuoto, come avete visto prima siamo al day 1 e abbiamo in totale, come mi sembra di capire, 50 passi che rappresentano quanta energia hai a disposizione per esplorare. Ogni volta che entri in una stanza perderai un passo, quindi un punto energia. Quando non hai altri passi rimanenti, devi per forza saltare la giornata, passare al giorno successivo, insomma. Va bene. Allora, proverò, ragazzi, a giocarlo adesso in questo momento con mouse e tastiera, semplicemente per vedere se forse diventa un pochino più fluido, eh. Allora, proviamo ad esplorare un pochettino. Quando entri in questa stanza guadagni 2 passi. Ma quindi abbiamo trovato la stanza da letto? Oppure cioè seleziona una stanza da draftare, ma in che senso? Facciamo questa. Poi tra l'altro abbiamo già 50 passi, quindi il fatto che ne guadagniamo 2 adesso ci fornisce già un'informazione, ci dice se possiamo effettivamente, vedete, sì, avere più di 50 passi, perché ne abbiamo perso uno, perché siamo entrati in una stanza, quindi siamo andati a 49, ne abbiamo acquisiti 2, siamo andati a 51. Ora ragazzi, io mi rendo conto che è un gioco comunque che sicuramente per essere capito ha bisogno dei suoi tempi, per cui magari il 92 può essere anche perfettamente giustificato e comprensibile, intendo il punteggio di Metacritic, però ovviamente magari in un singolo gameplay, in un singolo scopriamo, risulta anche un po' difficile capire per bene quella che vuole essere l'ottica del gioco, per cui se vi fa piacere seguitemi anche di là sulla piattaforma Viola in live e magari ce lo giochiamo con più calma, con più tempo a disposizione. Allora, il bauletto è bloccato. Qui abbiamo, vedete, tanti elementi. Abbiamo addirittura una cornice di una donna che potrebbe essere benissimo la moglie del nostro avo, del nostro bisnonno. E a parte questo abbiamo una porta che conduce a un'altra stanza. E ancora abbiamo 3 scelte tra praticamente il salotto, il den e lo sgabuzzino praticamente. E vedete, al centro di ogni tassello però abbiamo un'icona. In questo caso c'è appunto il pezzettino di un puzzle. Qui abbiamo più una gemma, un diamante, non lo so, e più una chiave. Che cosa servono? Non lo so, ragazzi. Stiamo scoprendo il gioco qui insieme per la prima volta. Proviamo a fare den. Quindi
In qualche modo siamo noi a decidere fra le opzioni che ci vengono scelte qual è la stanza che stiamo andando ad esplorare? Ecco perché, ricordate, prima la lettera diceva non lasciare che sia la strada a condurre te, ma sii tu a decidere dove vuoi andare. Quindi quella lettera parlava di questo. Quando noi esploriamo una nuova stanza, siamo noi a decidere cosa trovarci all'interno a seconda delle scelte che ci vengono date. Questa cosa è interessante, ma voglio capire di più sulle meccaniche di gioco, perché ovviamente adesso non ci sto capendo granché, è ancora abbastanza prematuro. Quello che posso fare è una breve analisi sullo stile grafico, che mi sembra appunto abbastanza semplice, ma direi più che adeguato per il tipo di esperienza che vuole offrire questo gioco, almeno per quello che abbiamo visto finora. E qui vedete già abbiamo altre due scelte, altre due porte, e poi abbiamo degli elementi che chissà se in qualche modo possiamo usare, con cui possiamo interagire più avanti. Andiamo in questa porta qui. Quindi ragazzi, avete capito, il nostro obiettivo è trovare questa benedetta stanza 46, ed ogni partita è diversa dall'altra, quindi non è detto che in ogni partita riusciremo effettivamente a trovare questa benedetta stanza 46. E lo scopo è accaparrarci appunto l'eredità di questo principe blu, il nostro bisnonno, mi sembra di capire, trovando appunto la stanza 46. Prima di ovviamente finire anche i nostri passi a disposizione, almeno per quanto riguarda il resto della giornata. Vediamo. Store room, questo è, sì, è un magazzino, questa è la stanza da letto degli ospiti e l'ala ovest. Andiamo nella stanza da letto degli ospiti, che ci dà ben più 10 passi, anche se questo ci dà, vedete, una chiave, una gemma e una moneta. Facciamo questa qui. Ho cambiato idea all'ultimo perché mi interessa che ci siano tutte queste cosine qua, e anche le monete, vedete, non ne avevamo nemmeno una. Qui c'è una chiave. Perfetto, quindi abbiamo un po' e un po' di tutto, vedete? A che cosa servono non lo so ancora, ragazzi, Non lo so ancora. Intanto, se il gioco vi sta intrigando, se vi sta incuriosendo, in questo momento prendetevi un secondo e scrivete principe nei commenti, solo per farmi capire appunto che sta attirando la vostra attenzione e che vi sta piacendo questo video. Poi ovviamente, se vi fa piacere, lasciate anche un mi piace e iscrivetevi al canale per supportarmi. Ho altre tre scelte, abbiamo la Hallway, la lavanderia e questo famoso sgabuzzino. Qui c'è un'altra chiave, qui in realtà non ci dice che cosa ci viene offerto, ma ci vengono praticamente mostrate solo delle immagini delle stanze. Proviamo a scegliere la Hallway in questo caso. E poi vediamo. Allora, con il controller il tasto era grilletto destro per fare così. Vedete, abbiamo qua, abbiamo le nostre stanze collocate in questo modo qua. Diventa un po' un casino poi capire effettivamente. Shops, vedete, quindi ci sono dei negozi addirittura. Green rooms, red rooms. Shops non abbiamo trovato nemmeno uno, ma immagino sarà lì dove potremo spendere le nostre monete, le nostre gemme, al fine di... non lo so. Credo che sia un gioco che appunto deve essere esplorato con dei tempi un po' più vasti. Tra l'altro siamo tornati alla stanza d'inizio. Ok, quindi siamo noi, ragazzi. È particolare questa cosa. Siamo noi che forgiamo le stanze nelle quali entriamo. Che cos'è questo? Le stanze dell'ala ovest sono spesso bloccate. Ok. Allora, di qua invece potremmo avere di nuovo questa stanza qui. Pantry, che non sono sicuro di che cosa voglia dire, e un armadio. Ma se abbiamo un armadio, cioè automaticamente ci chiudiamo il percorso, perché un armadio immagino non ci conduca ad altre stanze, ad altre porte, quindi perché? Però troviamo due oggetti, vedete? È come se andando in questa direzione noi ci accapariamo due oggetti che evidentemente sono importanti ai fini del gameplay,
ma ci andiamo a chiudere il percorso, non possiamo più proseguire da questa parte, almeno questo è quello che mi pare di capire. Andiamo a verificare questa teoria. Vedete, sì, effettivamente è un armadio, però abbiamo trovato un dado d'avorio più 1. Durante il drafting puoi usare il dado per, diciamo così, ritirare per altre stanze, altri piani. Ok, però ha detto 2 oggetti, vero? Prima ha detto 2 oggetti, quindi il dado l'abbiamo preso. E poi il martello? Sledgehammer. Ok. Qui c'è... Ah no, un vaso, ok, pensavo fosse una specie di porta. Tra l'altro, ragazzi, mi sa che ci siamo anche un po' incartati. Perché vedete, con l'armadio ci siamo fregati e non possiamo andare da quella parte. Qua abbiamo... Ci siamo preclusi la possibilità di avanzare e mi sa che questa è parte del gameplay, cioè nel senso dobbiamo cercare di crearci la nostra propria strada senza intrappolarci in qualche modo. Perché ci sono stanze che magari sono chiuse ma ci danno oggetti o monete o chiavi e altre stanze che sono aperte ma sono semplicemente di passaggio. Tra l'altro vedete, forse con il martello qui possiamo andare, esatto, a rompere il lucchetto di questo scrigno che avevamo trovato in precedenza e a prendere una, due, ben 3 gemme. Perfetto, per adesso ce ne facciamo realmente poco perché non possiamo proseguire, mi pare di capire. Tra l'altro vedete in alto a sinistra come passi siamo già a 37, il che vuol dire che se entriamo in una stanza, anche tra quelle già visitate come questa qui, vedete i passi scendono gradualmente. Quindi, vediamo un pochettino. Vedete abbiamo creato questo percorso qui, vedete tra una stanza e l'altra ci sono le porte che conducono appunto tra le varie stanze, però ci siamo praticamente chiusi dentro. Ci siamo chiusi dentro e non abbiamo modo di arrivare ad esplorare altre stanze. Quindi per questo vi dicevo, mi sa che ho giocato male, ma giustamente ragazzi ci sta. Questa è l'anticamera per cosa? Per la stanza 46, è possibile? Vediamo. La stanza prima in effetti viene chiamata. Non puoi far altro che pescare una connessione tra questa stanza e la stanza 46. Quindi in pratica ci vuole dire che per arrivare alla stanza 46 dobbiamo arrivare in qualche modo prima all'anticamera e quindi avere una casella, un tassello di stanza con una connessione all'anticamera per giustamente attraversarla e arrivare alla stanza 46. Allora, tra l'altro ragazzi adesso mi sa che dobbiamo per forza terminare la giornata. Domani ti sveglierai e troverai che le stanze della tenuta e anche il tuo inventario saranno completamente resettati. Bello, cioè non so fino a che punto, però. Ok. Vedete, abbiamo trovato 8 stanze. Raggiunto il rango 1, che non credo che sia una cosa buona. Passi fatti 23, oggetti trovati 2. Va bene. E esci. Quindi adesso, ok, potremmo continuare e salvare la partita. Vediamo un pochettino che cosa è cambiato. È come se iniziassimo completamente da capo, ma dal giorno 2. Allora, ovviamente mi aspetto che la lettera non sia cambiata. Sì, è proprio la stessa. Va benissimo. E in questo caso, però, alcuni elementi magari io non ricordo se questo ci fosse prima. Sì, vabbè, ci dice che ogni volta che entriamo in una stanza perdiamo energia. Quando non hai più passi, devi per forza passare la giornata. Va bene, niente di nuovo sotto il sole. Allora, andiamo a destra e vediamo un pochettino. Ragazzi, vedete, è importante da quello che vedo capire anche la forma della stanza,
e gli sbocchi di questa stanza, perché per esempio questo qui è un corridoio curvo che ci fa andare a sinistra. Questo è un corridoio a 3 uscite, quindi quella che imbocchiamo, quella che dà l'altra uscita davanti a noi e quella che dà a sinistra. Quindi è un corridoio praticamente vuoto, da quello che capisco, ma ci dà diversi sbocchi a diverse stanze. Quindi più una stanza, diciamo così, è chiusa, meno sbocchi dà, più cose forse utili ci procura. Quindi magari in questo caso, visto che siamo dalla stanza principale, non sarebbe la miglior scelta andare a prendere questa stanza chiusa, per quanto magari il breaker box possa essere qualcosa di veramente prezioso. Però io direi, ecco, magari andiamo a fare l'hallway, andiamo a fare il corridoio. Ok, quindi in questo caso potremmo andare di qua, oppure potremmo proseguire dritto. Fatemi vedere una cosa. Ecco, vedete, mi sa che dobbiamo tenere sempre d'occhio la nostra mappetta di dove stiamo andando, ok? Quindi in questo caso raggiungeremo a prescindere un bordo, ok? Della tenuta. Quindi qua, quasi sicuramente, da quello che immagino, non ci potrà mai essere una stanza che ci faccia proseguire poi dritto con un'altra porta. E in effetti è così. Vedete? Quindi potremmo o mettere un magazzino chiuso, o un armadietto per prenderci 2 oggetti, o una stanza da letto che comunque ci fa svoltare poi a sinistra, e nel nostro caso, nel caso della mappa, all'insù. Vedete, tra l'altro possiamo con la tastiera premendo tab, ma credo che sia la stessa cosa col controller premendo grilletto destro, possiamo vedere in tempo reale dove ci troviamo e il tipo di stanza che poi andiamo a collocare, vedete? Davanti a noi. Allora, andiamo a mettere l'armadio. Come prima, no? Una gemmetta. Quindi ragazzi abbiamo perso tutte le gemme e tutte le monete del giorno prima. In questo caso però abbiamo preso una pala, che ovviamente può essere usata per scavare, poi bisogna capire dove. E di qua, vedete, possiamo andare sopra. E direi che in questo caso la cappella sarebbe la cosa migliore da scegliere per darci più possibilità di avanzamento. Però dice che ogni volta che entriamo nella cappella perdiamo una moneta. Ora, monete non ne abbiamo, quindi che cosa succede? Niente, ci possiamo entrare lo stesso e non perdiamo nulla. Ovviamente la cappella però non contiene nulla, è semplicemente un passaggio. Quindi vedete? Ok. Allora, qui potremmo andare. Allora, il Nook porterebbe di sotto, però vedete, aprirebbe una porta verso l'armadio, ma immagino che questa porta non si possa attraversare. Forse sarebbe una sciocchezza farlo, però voglio provare proprio per capire queste meccaniche, ragazzi. Scusate, sono curioso, quindi. E vedete, infatti, ci sarebbe stata la porta, ma è chiusa. Allora, qui c'è l'osservatorio. L'osservatorio ci porterebbe anche di sopra, quindi male non sarebbe. E in più ci dà +1 di non si sa bene che cosa ogni volta che peschi l'osservatorio. Però richiede una gemma per essere scelto l'osservatorio. Una gemma ce l'abbiamo. Vabbè, prendiamolo. Andiamo anche all'osservatorio. Benissimo. Qui c'è una specie di diario. Prefazione, Stella del Nord, +1, oro. +3 passi. I gemelli. È interessante, ragazzi. Credo che ci voglia dire che in qualche modo, se collochiamo delle determinate stanze con questa disposizione, otteniamo dei bonus. Ragazzi, è un gioco veramente, veramente particolare.
vedete la costellazione in qualche modo della chiave, no? Che ovviamente ci fa ottenere una chiave, qua forse una mela, 5 gemme, ma veramente, mamma mia, complicato. E immagino che possiamo anche salire queste scale per andare da qualche altra parte. Tra l'altro, sì, si può anche correre, lo sto notando adesso. E qua che abbiamo? Ok, possiamo riposizionare il cannocchiale, il telescopio in realtà. Ma per fare che cosa? Allora ragazzi, io non voglio far durare questo video troppo, però avete capito che è un gioco veramente, veramente particolare, veramente intrigante e che se effettivamente ha ottenuto un punteggio così alto su Metacritic deve essere necessariamente perché ha la sua da dire. Ora, in un video del genere, come vi ho detto, è difficile arrivare a capire bene qual è il vero potenziale di questo gioco. Allora, facciamo così. A me intriga tanto questo gioco qui e sono veramente curioso di saperne di più. Lo giocherò senz'altro in live, quindi vi lascio anche il link in descrizione se vi fa piacere. Venite a vederlo lì, mi trovate molto spesso la sera dopo le 21. Io, che dire, sono curioso di sapere la vostra, quindi ditemi che cosa ne pensate di questo Blue Prince finora, se vi aspettavate tra l'altro un punteggio così alto per un gioco uscito così quasi in sordina, se vogliamo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi rinnovo il mio invito a lasciare mi piace, a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdervi i miei prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima e come sempre non dimenticate, giocate con passione. Ciao a tutti!